Benvenuti a... Una nuova puntata del nostro podcast Una tazzina veloce. Allora, oggi la puntata del podcast consiste in realtà in una sfida. Già. Mhm. Io ho preparato una sfida per Niccolò, perché dovete sapere che Niccolò è una persona molto brava con Vedremo. gli accenti, è un comico nato, Niccolò, ormai lo conoscete. E è molto bravo con gli accenti italiani, regionali italiani. Francesca è troppo buona, come sempre. Io sono terribile, quindi io non ci provo neanche. Forse 2 accenti italiani so fare, ma vogliamo provare insieme a fare questa sfida, quindi seguiteci. Vogliamo prima specificare che ovviamente l'accento che Niccolò farà per ogni regione o città italiana non rappresenta benissimo l'accento, cioè lui è bravo, però in Italia gli accenti e le parlate sono molto molto differenziate. Anche da città a città, addirittura da paesino a paesino può cambiare. Quindi è così, per dare a voi che imparate l'italiano un'idea generale di com'è quell'accento e io vi darò qualche consiglio per capire di quale accento si tratta e che cosa ascoltare, che cosa cambia rispetto all'italiano standard. Una cosa che Ok? mi sono reso conto di una cosa in realtà, noi italiani a volte non siamo consapevoli di avere un accento. Ce ne rendiamo conto quando parliamo con altri italiani e loro ci fanno notare, dicono ma vieni da questa regione, vieni da questa città e a volte rimaniamo sorpresi perché mentre una volta si parlava il dialetto, quindi i nostri nonni, bisnonni magari parlavano proprio una sorta di seconda lingua derivata dall'italiano che era il dialetto, ok? Non è Non una è seconda derivata lingua. dall'italiano il dialetto, ma va bene. Io non sono bravo, è Francesca l'insegnante italiano, io qua sono solo la cavia che prova a fare gli accenti. Come dicevo, adesso invece pensiamo tutti di parlare un italiano perfetto, un italiano in cui non si capisce, da cui non si capisce il luogo da cui proveniamo. Ma così non è. Anche mentre vi stiamo parlando, in realtà, sicuramente gli italiani che ci stanno guardando capiscono che accento abbiamo, che potrebbe essere anche il primo che facciamo, magari. Adesso vedremo cosa viene fuori. Esatto, quindi Bei noi bigliettini. in questo momento stiamo parlando con un accento. Già. Noi non rimuoviamo il nostro accento, però parliamo italiano standard, quindi qui stiamo parlando solo di accenti, non stiamo parlando di dialetti, che è una cosa diversa, sono lingue, magari ne faremo un video su questo. Allora, io ho preparato dei bigliettini per Niccolò con alcuni nomi di accenti. Ma hai messo anche la nostra regione? Sì, certo. Ah, ok. Così anche loro capiscono Okay, meglio. che comunque è questo il nostro accento. Lo marcherò un po' di più, lo farò un po' più forte. Partiamo, allora, mescolo. Devo dirla? Sì. Ok, Roma. I romani parlano così. Per noi italiani, tutti i romani hanno st'accento, hanno sto modo di parlare che proprio ci sta proprio che ti viene da dire a chicco, cioè ti sta. Quando vuoi fare il romano viene mal di gola. Sapevate che i romani parlano così? Sì. C'è sta pure la versione, cioè comunque anche senza bisogno di andare giù con la voce, si attaccano molte parole, c'è sta bisogno di parlare così, stavo andando in un altro accento che dopo vedremo. Quindi questo è il romano. Il romano, sì, il romano devo specificare che è una parlata dell'italiano, quindi ci sono alcune particolarità, ad esempio il fatto che quando dicono ad esempio devo parlare, no? Devo parlare, cioè devo parlare. Quindi si Devo fermano parlare. prima di finire la parola. Devo parlare, c'ho da parlare. Fammi parlare. In particolare, fammi parlare. Quindi sì, è un po' a metà tra un accento e un dialetto, in realtà. T'arrabbiare. Sì. Oh, t'arrabbiare. E usano sempre l'espressione tipica, se tu dici a un italiano parli di Roma, subito, se dici sono romano, ti risponderà au, perché è l'espressione tipica del romano. Andiamo avanti, au. Mm-hmm. L'esclamazione romana L'esclamazione, au. Vai. Andiamo un altro. Da sotto. Bergamo, città del nord Italia, è bergamasco e parla tutto così. Noi pensiamo che abbia questa voce sempre profonda. Non so le donne di Bergamo come fanno a parlare perché sembra veramente ma tutto queste espressioni tutte così che ma è difficile bergamasco. Sì, quindi anche qui un tono di voce molto basso. Di solito l'italiano è abbastanza standard, però
è una parlata strascicata verso la fine È della parecchio, parola. ma qui da Esatto. porta di otta di su, Bergamo Alta. Volevo dirti che non c'è bisogno di urlare, cioè ci Ci sentono, quindi non, sentono non parlare a le voce meraviglie della alta. tecnologia, non mi devono sentire. Ok, andiamo avanti. L'ho letto dal contatto. Calabria. Mm, È che è difficile, perché sembra sempre che c'è da starnutire, è sempre che non c'hai fiato, e parlano tutti così, c'è questo modo, e mangia la soppressata, mangia tutte le cose buone. È sì, giusto, parlano così veramente. sì, sì, possiamo più o meno confermare. I È calabresi molto... che ascoltano mi diranno, scusate, tutti, Ci chiedo scusa a scusiamo, tutti gli ci italiani, stiamo scusiamo con tutti. esagerando ovviamente, non sono bravo, cioè ci provo, È è un come po'... immaginiamo che parlino È uno alcuni, stereotipo, è sì, uno è stereotipo. molto aspirato l'accento calabrese. Questa è una, no? Quasi un Perché H. mangiano piccante, e allora c'hanno Esatto, sempre il piccante, esatto, mangiano piccante e in parlano Calabria. così. Andiamo avanti. Oh. Oh, è caduta. Allora, questo è molto difficile. Le Marche. Le Marche, che sono una regione che sta sotto l'Emilia-Romagna. E si pensa che parlano tutti così, a così parlano. Che stava, ma veramente? Che beh, queste salgono un pochino alla fine della frase. Ma che lo sai veramente? Ma di che suo figlio tu? Ma da dove vieni tu? Io non sono bravo a fare il marchigiano perché è molto difficile, è una regione poco conosciuta d'Italia. Mm, Però ce la immaginiamo un pochino a così, che parlano tutto così. quindi Eh, un pochino ascendente, sale alla sì, fine della sale alla fine frase. della frase. Bene. Bene. Andiamo avanti con qualcuno che sappia fare un po' meglio, dai. Ah, io è sardo. Sardo si pensano sempre che le parole invertiamo, ma non è vero. Questa è un'esagerazione bella e buona. Sto probabilmente esagerando, facendo arrabbiare molti sardi. Lo molto sardo arrabbiato è. Dopo questa dovrò nascondere. Allora, devo dire perché io sono un'appassionata di lingue che la lingua sarda è una lingua a parte e è molto simile al latino perché ha il verbo, all'azione della frase alla fine. Quindi questo si riflette nel modo in cui loro a volte, non sempre, se parlano italiano standard, no, però qualche volta c'è l'inversione del verbo, quindi il verbo lo troviamo alla fine. Tipo, Capito mi hai. esatto, capito mi hai invece di mi hai capito. Ok, Ok? andiamo avanti. Veneto. E che sei Veneto che dipende da dove tu vai, perché ci sono le zone, cioè dipende, può essere tipo il Vicentino che sei diverso, può essere il Veneziano che dà il canale, che dà su dal canale, che era una vecchia pubblicità italiana, però il Veneto è bello, sei una bella cosa, è tutto un Mhm. pochino così che ti richiudi un pochino la bocca, sembra un po' bergamasco, Sì, torniamo un è po', è simile. Per vicino, ragioni forse, storiche, sì, sì, no, per ragioni storiche il bergamasco e il Veneto sono molto non lo simili. sapevo. Sì, sì, perché era sotto la Repubblica di Ah, Venezia. si impara sempre cose Esatto. nuove. Quindi è questa parlata anche un po' strascicata, un po' come il bergamasco, no? Bene, Ok, bene. andiamo avanti. Milano, allora, Milano, a parte che dovrei dire una parolaccia, non la posso dire, però il milanese ha questo modo di parlare, ti immagini sempre uno che lavora tanto, che ci piace il grano, mette le parole inglesi, quindi ci piace il cash, ci piace, insomma, fare un pochino, fare l'aperitivino, e poi quando parla dei nomi dice la Frenchy, il Johnny, la Google, Giugi, mette tutti questi soprannomi, perché una persona deve andare veloce, no? Questo modo di parlare molto stretto, capito? Testina. Esatto. La città di Milano è famosa perché è appunto la città degli affari e da qui vengono moltissimi prestiti che noi prendiamo dall'inglese. Io dico purtroppo perché non mi piace. È vero, è vero. Andiamo avanti. La Puglia difficile perché sembra un po' il sardo, potrebbe sembrare. Mm. Senta Padre Cornè, che abbiamo un personaggio, un attore, avevamo un attore che parlava tutto pugliese così, era un pochino, sembrava un pochino pugliese. Sto, Mm. sto cadendo in un'altra regione, no? No, no, sto pensando che è molto difficile perché tagliano Tagliano molto tutte le parole, parlano le molto parole. veloci. Di nuovo, non c'è bisogno che urli. A me sono fatta prendere la mano, dice, perché... Quindi per questo accento io direi fate attenzione a quello che manca, cercate di immaginare quello che manca alla fine della parola. Ok. Ah, Napoletano, questo è l'accento più bello del mondo perché sei sempre come un pochino contento, cioè lo parli ma poi
è una cosa bella, mangiamoci una pizza, andiamo in coppa, onestamente, c'ho sto modo di parlare con sto sorrisino un pochino Mm. napoletano tipico, ecco, Mm-mm. l'accento più bello del mondo. Quindi il pugliese e il napoletano hanno un po' in comune questa cosa, che tagliano le parole alla fine Ma che sta dicendo? perde Uè. l'ultima vocale di solito. E come a Roma c'è au, a Napoli c'è uè, ma che sta Uè. lì, uè, vai. Bene, bene. Vero, andiamo avanti. Ora che ho fatto arrabbiare l'80% d'Italia, finiamo. Oh, siciliano, difficile, è tutto un pochino chiuso. Non devi parlare troppo. Questo troppo, vedete che è difficile questo suono, Mhm. cioè anche è come a opere romane, è tutto molto stretto, molto basso, capito? Mhm. Ah. Sì, esatto, bisogna fare attenzione perché soprattutto non penso in tutta la Sicilia, ma in alcune zone della Sicilia la parola troppo, per esempio, troppo, viene detta cioppo, quindi con una C praticamente. Cioppo, è cioppo. Esatto, e quindi in tutte le parole che hanno TR sentirete C invece che tr. È una differenza grande. Ci ho mai pensato. Andiamo avanti. Oh, il Ligure è difficile, quindi quello che si parla è il genovese. Genova, il Gabibbo. Belandi, no, quello è un personaggio della TV italiana molto famoso che parlerebbe in genovese. E Beline, genovese parla tutto un po' così, che sembra quasi un brasiliano. Se lo ascolti ti sembra che parli un portoghese. In realtà è semplicemente di Genova, però non è un accento che so fare molto bene, non mi piace molto, allora lo parlo poco. Io veramente quando sento una persona ligure, della Liguria, quindi Genova e vicino, parlare, penso che sia portoghese, che sia brasiliano in particolare. Per me sono molto simili i due accenti. Molto. Non riesco a capire se la persona è italiana o straniera. Emilia-Romagna. Allora, qui in realtà ci sono due accenti in uno, perché l'Emilia-Romagna è una regione italiana da dove proveniamo noi, che divisa in Emilia e Romagna. L'accento più conosciuto di questa regione è l'accento della Romagna. E l'accento della Romagna è così, è tutto un po' strascicato, ci mangiamo la piadina, andiamo a salutare la bici e dopo andiamo un attimo in spiaggia a fare patacca, cioè tutta una roba così. Invece l'accento emiliano, che poi è il mio, io è quello che forse faccio più fatica a fare, a parte che non sono pienamente emiliano, ma vengo da un'altra regione. Esatto. E non mi viene in mente... L'accento emiliano è il nostro accento. È il nostro accento. È il nostro accento. È un pochino più, secondo me, un po' più leggero. Sì. Sembra un po' più leggero del romagnolo, che è un pochino più... Sem et Monna parla Ciacare Maxè. Questo è il dialetto. Questo è il dialetto, però mi aiuta a fare l'accento, dai, perché non so fare il mio accento, non lo riesco a fare. Comunque la particolarità in generale dell'Emilia e della Romagna sono un po' le esce, che non è una S. O la Z. La Z, abbiamo molta difficoltà a dire la Z. Dice zebra, la zebra. Ho visto una zebra, sono andato allo stadio, ho visto una... Invece che zebra. Sono andato allo zoo e ho visto una zebra. Esatto, quindi abbiamo queste due difficoltà. Interessante che, ok, l'Emilia Romagna è la penultima, quella prima dell'ultima. Ne abbiamo dimenticato una importante, ti verrà in mente. Sì? Vabbè, allora la facciamo prima il Piemonte. Piemonte, la regione di Torino, la regione da cui proviene la mia famiglia. Ascolta, il piemontese è tutto così, cioè ti mangi un pochino di cioccolata, vai a prendere la menta, chiami Giampaolo, è tutto molto stretto, sembra che devi tirare sempre giù la bocca perché non si capisce bene se devi parlare stretto, insomma. Come facciamo? Facciamo così, insomma, vi è piaciuto? Vi è piaciuto che il ne è come la O e come il ue per i napoletani. Quindi finiamo molto spesso le frasi con ti è piaciuto ne? Ne. Che è un è vero che... interrogativo. Esatto. Quindi ha questa bocca molto molto chiusa. Abbiamo dimenticato la regione, forse la regione che ha dato origine alla lingua italiana, dai, lo dico, sì. Che non è scritta perché l'abbiamo dimenticata, la Toscana. Però la Toscana è molto variegata, io faccio sempre fatica perché ho paura, ad esempio c'è il livornese che è un pochino così, c'è il livornese, ma che sta di bimbo, capito, detto, invece c'è il toscano che le parla tutto così, tutto indietro, e so di Firenze, la Coca-Cola con la cannuccia corta. I toscani hanno la particolarità, secondo lo stereotipo, di non saper dire la C, per questo ho detto questa frase che è un po' anche qui una presa in giro, uno stereotipo con cui si prendono in giro i toscani, che è la Coca-Cola
Holla hannuccia horta horta. Praticamente in toscano, quando c'è una vocale prima della k, del suono k, quindi la casa, per esempio, si dice la casa e diventa una h praticamente, un suono h. Un'altra cosa a cui stare attenti in romano e in toscano è la c, giusto? Quindi Mhm. amici, ma questo in generale nel centro e nel sud, amici invece di amici. Quindi il suono c tende a diventare sh. Il suono k in Toscana diventa h se è preceduto da una vocale. Bene, abbiamo Bene. fatto alcune magari regioni o zone d'Italia, le abbiamo saltate, perché magari, ammetto, non conosco bene quell'accento, perché magari è un accento meno comune o che si sente meno e quindi sarebbe stato difficile magari per voi capire la differenza. Però abbiamo fatto una buona parte d'Italia, non Sì, so e quali... vogliamo di nuovo ripetere che comunque c'è una varietà di accenti per cui anche provare a replicare un accento è impossibile. Si usa uno stereotipo, è Sì, una presa in giro, si no? usa l'accento regionale o comunque della città capitale della regione e ovviamente una persona di quella regione dirà ma no, questo è un altro accento, io lo sento perché sono di quella regione, ma un esterno non se ne rende conto. Noi italiani siamo molto gelosi della nostra regione, dei nostri accenti, Sì. quindi io spero di non aver fatto arrabbiare nessuno, non sono un grande attore, non sono un grande comico, ci ho provato, sono certo che qualche italiano magari potrebbe commentare andando a criticare alcuni dei miei accenti o magari tutti. Ma fatelo! Perdonatemi, fatelo, Fatelo! perché tanto Francesca ha preparato una cosa molto utile che serve quando uno sente un pochino, che servizio, Sì, sente un pochino di aver bisogno di incoraggiamento. esatto, speriamo di non avervi scoraggiati a sentire tutti questi accenti e tutto questo. Fateci sapere se capivate quello che dicevo e se vi sentite scoraggiati, Francesca ha preparato una cosa per voi. Sì, ho preparato un PDF con un sacco di espressioni per incoraggiare voi stessi nel vostro apprendimento dell'italiano. Quando vi sentite un po' giù, non avete voglia di studiare, potete ripetere a voi stessi queste espressioni. Bene. Allora ci vediamo la prossima volta. Allora vi saluto in che lingua? In toscano. Poi vi saluto in napoletano che è più buono. Sta meglio buono. Uno fresco in romano. Ciao, dai, ci vediamo alla prossima puntata di Una tazzina veloce. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate il link che c'è sta il PDF e soprattutto, insomma, seguiteci così imparate l'italiano. Speriamo che vi divertite pure.